Ciao, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vloom. Oggi ci troviamo a Sarno, in provincia di Salerno, per parlare di clorosi ferrica. Nel precedente video abbiamo visto come la colorazione intensa del fogliame sia una delle caratteristiche fondamentali per le produzioni florovoristiche e come questa dipende da diversi fattori. Uno di questi è sicuramente la disponibilità di ferro per la pianta. Il ferro infatti svolge un ruolo fondamentale in tanti processi biochimici che avvengono all'interno della pianta, primo fra tutti la sintesi della clorofilla. Quando quindi questo elemento viene a mancare o comunque non è disponibile per la pianta, si ha il fenomeno della clorosi ferrica, che consiste in un ingiallimento delle foglie tra le nervature, ma può portare anche ad altri fenomeni indesiderati, come ad esempio lo scarso sviluppo dei germogli, una insufficiente colorazione dei fiori e nei casi più gravi anche una defogliazione. Tutti difetti assolutamente non tollerabili nelle colture floreali e ornamentali. Ma prima di cercare la soluzione al problema è importante capire perché le piante possono andare incontro a una carenza di ferro. Per le piante coltivate direttamente nel terreno, come il ranuncolo che vediamo qui alle mie spalle, in condizioni di pH elevato o in condizioni di suolo calcareo, il ferro, anche se presente, rimane intrappolato nel terreno e la pianta non riesce ad assorbirlo. Nel caso invece di piante coltivate fuori suolo o comunque in vaso, il ferro deve essere di solito integrato perché è assente nel substrato di coltivazione. L'applicazione periodica di un chelato di ferro è sicuramente la soluzione da adottare in queste situazioni. L'agente chelante infatti è quell'elemento che permette al ferro di essere assorbito dalla pianta e la sua qualità quindi ne determina la prontezza di recupero dalla carenza e la durata del trattamento nel tempo. Sequestrene è appunto un chelato di ferro, cioè l'unione tra un agente chelante di alta qualità, l'EDTH, e il ferro, una unione che rimane stabile anche in condizioni di pH elevato. Nel caso di clorosi ferrica grave, sequestrene può essere applicato anche per via fogliare a una dose massima di 100 grammi per ettolitro e il trattamento può essere ripetuto dopo 20 giorni se necessario. Invece nel caso in cui si vuole garantire una disponibilità di ferro per la pianta, si consigliano applicazioni periodiche in fertilizazione ogni 30 giorni o 15 a seconda delle condizioni della pianta. Infine, per monitorare lo stato nutrizionale del terreno o del substrato, è sempre buona norma effettuare delle analisi del terreno o del percolato al trapianto e poi durante il ciclo di coltivazione, in modo da poter gestire con maggiore precisione la dose del prodotto e la frequenza delle applicazioni. Se vuoi saperne di più su Sequestrene e sulle sue caratteristiche tecniche, trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno sul nostro blog o sulla pagina prodotto, di cui trovi il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!